Ragazzi, oggi SRP GT versione 3 pedali. Tutto questo grazie a David, il patron di SRP, che mi ha dato la possibilità al mio canale di fare la recensione di una delle pedaliere che al momento incuriosisce molti sim driver, che anche in questo caso sono riuscito a instaurare un buonissimo rapporto con David e ho avuto anche l'opportunità durante l'inaugurazione di un centro simulazione a Roma di incontrarlo di persona e farmi due chiacchiere con lui. Molto spesso quando si parla di un prodotto la cosa più bella è avere la possibilità di parlare direttamente con il produttore, parlare di chi ha avuto l'idea e l'ingegno di creare un determinato prodotto e il perché ha scelto determinati feeling. E in questa recensione cercherò di portarvi in un percorso per farvi capire qual è stato l'obiettivo che ha voluto raggiungere David nel suo progetto SRP. Ma come dico sempre, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare della pedaliera SRP nella versione 3 pedali. Naturalmente le informazioni che darò in questo video saranno utili anche per chi deciderà di comprare la versione 2 pedali GT e anche la 2 pedali Formula, perché fondamentalmente la parte strutturale è identica. L'unica cosa che cambia è che nella versione Formula è diverso il pad dove appoggiate il piede. Inizierei subito con raccontarvi come vi arriva a casa. È un pacco in realtà molto ingombrante, ma questo perché vi viene mandata già montata. E questo la trovo una bella cosa perché dovete soltanto tirarla fuori, collegarla, scaricarvi il software di configurazione e siete già pronti per giocare. È forse la seconda volta in pedaliere di questa fascia che mi capita questo genere di situazione. E questa cosa la trovo subito buona perché è tempo perso da parte dell'azienda a fornirvi un prodotto bello e pronto per essere montato e giocare. In alcuni casi però questo tipo di scelta per esempio può limitare la vostra libertà per esempio di spostare i pedali come più vi piace. Ma tirarla fuori dalla scatola e montarla direttamente vi assicuro che è un bel surplus. E qui inizio subito col dirvi uno degli aspetti che più mi ha colpito di questo prodotto: l'estrema solidità di montaggio. E questo lo dico perché credo e mi sento di dire che tra tutte le pedaliere che ho mai provato, a livello di solidità, a livello di assemblaggio totale, credo che sia la più solida in assoluto. Credo che sia la più esente da qualsiasi tipo di gioco da nessuna parte, a prova di sim racer più meticoloso. Da qualsiasi parte vi mettete lì a cercare giochi, ragazzi, in questa pedaliera non esistono. E subito questo nel vostro cervello vi farà apparire il prodotto come un prodotto di una fascia importante. E queste proprio sono le prime sensazioni che vi darà una volta tenuta tra le mani. Innanzitutto per il peso importante, seppur tutta in alluminio, ma soprattutto per quanto riguarda le lavorazioni dell'alluminio di cui è fatta. Veramente ragazzi, in questo caso i materiali, soprattutto mi viene da dire la lavorazione di questi materiali è eccellente e credo che sia l'aspetto che subito vi colpirà una volta che ce l'avete tra le mani. La piastra su cui sono montati tutti e tre i pedali è una piastra di totale alluminio da 10 mm e qui vi parlo subito di una piccola novità rispetto ai modelli precedenti: è il fatto che nella zona dove poggerete il tallone c'è una lavorazione in cui scava sull'alluminio il logo SRP e lo colora con della resina. Molto bello, dà veramente una bella sensazione di qualità. Naturalmente mi riservo con il tempo di vedere, una volta che uno ci poggia i talloni con il piede, con la scarpa soprattutto, che tipo di durata possa avere questo tipo di scelta. Ma vedendo la qualità generale del prodotto non ho tantissimi dubbi, perché veramente ragazzi, quando ce l'avete tra le mani vi renderete conto che l'attenzione al particolare c'è sotto ogni punto di vista. Molto comodo e anche ben realizzato il poggiatallone, anche questo tutto in alluminio CNC, regolabile poi tramite due guide, due asole in avanti e indietro per potervelo regolare in maniera millimetrica. Inizierei con una panoramica generale su tutti e tre i pedali per quanto riguarda gli aspetti comuni a tutti e tre i pedali. Come vi ho detto, tutto totalmente in alluminio, sia la parte strutturale sia la parte della pedana. Ragazzi, ogni pedale ha il suo disegno specifico, ma veramente ben realizzati, ben sagomati, e per quanto riguarda il poggiapiede sono sempre in alluminio, in questo caso però nichelato di colore arancione nella colorazione base, ma volendo con una piccola aggiunta
ci sono optional varie colorazioni che potrete scegliere, ma anche quella base arancione che poi riprende il logo di SRP è veramente bella. E sapendo quanto costano le lavorazioni al CNC, la cura anche nel cercare il dettaglio nelle scritte, negli intagli sul pedale, mi fa capire veramente che David è attento ad ogni piccolo aspetto, ed è questa la cosa che mi ha colpito anche quando l'ho conosciuto, perché poi, ragazzi, questo ve ne parlerò nelle conclusioni finali, vi voglio parlare anche un pochino di lui, perché veramente è un ragazzo speciale. Quindi, come vi dicevo, tutti i pedali totalmente in alluminio. Tutte e tre funzionano tramite un pistone ad aria caricato con un gas ad alta densità e sfruttano la tecnologia elettronica di un sensore di pressione con membrana in ceramica che va a leggere ogni minima variazione di pressione all'interno del pistone. E il segreto del feeling proprio di tutti questi pedali risiede proprio in questi pistoni e nell'utilizzo che SRP ha deciso di farne. Naturalmente il funzionamento dei pistoni nei tre pedali è diverso, soprattutto per quanto riguarda acceleratore e frizione. Credo che il funzionamento sia il medesimo. Per quanto riguarda il freno è leggermente diverso. Questo perché, ragazzi, ho studiato molto questo genere di pistoni perché li volevo implementare anche in mie modifiche, in miei progetti. Anche se non ho potuto aprire direttamente i pistoni di SRP, un'idea me la sono fatta su quale sia il reale funzionamento e cercherò di spiegarvelo nella parte in cui approfondirò pedale per pedale. Altro aspetto che accomuna tutti e tre i pedali sono i giunti cardanici che uniscono il pistone ad aria al pedale. Tutti questi a bagno d'olio e di acciaio. Questo sempre per preservare la longevità di questo prodotto. E anche in questo caso voglio fare un plauso a SRP perché non c'è il minimo, ma davvero, ragazzi, niente gioco. Cosa che molto spesso con l'utilizzo di questi giunti capita che ci sia, ma proprio è insito in questo genere di prodotto qui un pochino di gioco. Ragazzi, in questo caso è inesistente. Io non so come ha fatto David. Altro aspetto comune a tutti e tre i pedali sono le regolazioni. Tutti sono regolabili perché potrete decidere di spostare l'inclinazione del pedale come più decidete. E anche in questo caso c'è una piccola novità rispetto ai modelli precedenti che cercherò di farvi vedere nel dettaglio, ed è la lavorazione su questa parte qui. Questa zighirinatura che trovate da questo lato servirà ad aiutare l'attrito una volta che avrete ben serrato le viti per la posizione per non farlo più muovere. Questo è un altro gesto di attenzione che SRP ha voluto fare al suo prodotto, che naturalmente migliora e migliora nel tempo. Altro aspetto migliorativo che è stato introdotto su tutti e tre i pedali è quello, tramite una chiave a brugola posta alla base del pedale, andare a togliere ogni minimo gioco laterale che possono avere i pedali o che nel tempo si possono creare, perché molto spesso capita che il prodotto appena arrivato a casa è perfetto, però nel tempo l'usura delle boccole porta i pedali a fare un piccolo gioco laterale. Non lo trovo un problema gravissimo, per molti lo è, ma come già soltanto in un altro prodotto avevo trovato questo genere di opportunità, anche in questo apprezzo tantissimo questa miglioria. Questo perché potrete avere nel tempo e nel lungo periodo un pedale sempre e totalmente solido. La costruzione generale di tutti e tre i pedali è veramente molto solida, anche nella parte del giunto dove si collega alla base. Tutto avviene tramite un generoso perno passante fermato ai lati da due supporti sempre in alluminio, e all'interno utilizza sempre delle boccole che con questo nuovo sistema rende il pedale totalmente solido e privo di qualsiasi gioco. Credo adesso sia arrivato il momento di parlare in maniera più specifica di ogni singolo pedale e quali sono le caratteristiche che SRP ha voluto dare al suo progetto. Quindi inizierei subito con il pedale dell'acceleratore, subito riconoscibile da una generosa piastra dove potrete appoggiare il piede, che io ho apprezzato subito perché anche senza l'utilizzo delle scarpe, con i calzini, essendo smussata totalmente sotto ogni angolo, l'effetto sotto il piede è molto piacevole. In più la generosa dimensione vi dà sempre una piena sicurezza sotto il piede. Naturalmente non vi nego che l'utilizzo che ne ho fatto sempre è sempre con le scarpette, ma ho voluto fare anche una prova con i calzini proprio per sincerarmi che l'utilizzo di questo genere di pedale fosse possibile anche con i calzini, anche se il mio spassionato consiglio, quando fate questo balzo in avanti su una fascia di pedaliere più alta, cominciate a pensare, per sfruttarle al meglio, soprattutto per quanto riguarda il freno, l'utilizzo di scarpette. E nel caso aveste qualche dubbio, vi rimando qui un mio video di una recensione delle scarpine della Sparco, che magari possono darvi qualche spunto. Per
Per quanto riguarda il feeling che ha questo pedale, ragazzi, è veramente smooth, veramente liscio. La sensazione sotto il piede che donano questo genere di pistoni, ragazzi, è molto liscia, molto fluida. Una cosa subito che mi ha colpito e che mi chiedevo, dico, ma com'è possibile, perché conosco come funzionano questo genere di pistoni, ad avere un ritorno, perché non vedevo molle esterne. Quindi presumibilmente credo che all'interno del pistone ci sia una molla che aiuti il ritorno. Questi pistoni, se non hanno valvole, comunque non hanno nessun tipo di ritorno. E anche se in questo caso nella parte dietro mettiamo un sensore di pressione, quindi andiamo a chiudere totalmente, in realtà si crea una sorta di camera interna in cui non è possibile premere più il pistone quando l'aria è totalmente compressa alla sua fine. In realtà il reale funzionamento che è riuscito a dare David a questo pistone ancora non mi è ben chiaro, perché una volta montato il sensore dietro, in realtà questi pistoni, anche se sono totalmente liberi da questa parte, più di un tot non sono comprimibili. Invece il suo, ragazzi, si comprime e ritorna in maniera veramente lineare e fluida. Questo perché all'interno sicuramente c'è una molla che aiuta il ritorno. Ma il progetto ingegneristico che c'è all'interno, anche se mi sono fatto un'idea, David lo tiene ben nascosto, giustamente, perché è un brevetto molto particolare il progetto che lui ha realizzato, e giustamente se lo vuole tenere ancora ben stretto finché magari qualcuno non lo scoprirà e magari lo copierà, come succede in tantissimi prodotti, o come già abbiamo visto succedere in prodotti magari da una meccanica più semplice che sono stati copiati nelle maniere più disparate. Ma un plauso veramente a questo ingegno, perché vi assicuro che creare questo genere di meccanica con questo genere di pistoni non è semplice, ma il risultato che abbiamo sull'acceleratore è veramente di alto livello, molto morbido. Anche se c'è la presenza di una molla sicuramente a compressione all'interno, è totalmente coperto dalla scioglievolezza che questo genere di perni hanno all'interno di questi pistoni. La sensazione, a mio avviso, è tra le più belle come acceleratore. Anche in questo caso non mancano tutte le varie regolazioni, come vi ho detto, le inclinazioni che potete dare al pedale, la scelta della corsa totale del pedale, gestita da un fine corsa meccanico, ma anche questa regolazione si fa veramente in pochissimi secondi, e questo appunto viene fatto svitando il fine corsa sempre in alluminio posto sulla punta del pistone. Anche su questo pedale comunque avete un range di regolazione della durezza di quella corsa che avrete scelto, e questa corsa viene gestita spostando il perno di congiunzione del pistone con il pedale. Più lo monterete in alto e più la corsa sarà dura, più lo monterete in basso e più ammorbidirete un pochino la corsa. Naturalmente questo genere di regolazione inficia anche un pochino sulla corsa, quindi regolatevi di conseguenza. Passiamo adesso alla frizione, probabilmente il pedale più controverso di questa pedaliera. Anche su questo pedale SRP ha creato una pedana di appoggio piede personalizzata, e il pedale probabilmente con la pedana un pochino più piccola, ma anche questa sempre ben levigata e ben realizzata. Mantiene tutte le stesse regolazioni che ha anche il pedale dell'acceleratore, e anche in questo caso utilizza un pistone ad aria con un sensore di pressione. Per dare un feeling unico a questo pedale, per dare il senso del doppio stacco, SRP ha scelto veramente un sistema che non avevo mai visto in nessuna pedaliera, ma un tipo di sistema di feedback che in realtà avevo riscontrato in alcune scelte, in alcuni cambi sequenziali, cioè l'utilizzo delle calamite. Il progetto prevede sopra lo stelo che rientra dentro il pistone un sistema con due calamite molto generose che, quando andiamo a premere sul pedale, piano piano che si avvicinano, iniziano ad attrarsi sempre con forza maggiore. Questo che cosa dovrebbe comportare? Che nel momento finale, cioè quando le due calamite sono molto vicine, aiutano la vostra forza ad avere un'attrazione nella parte finale e quindi simularvi la parte finale un pochino più morbida. Allora, ho trovato il meccanismo molto interessante, perché quando ho aperto l'involucro del meccanismo della frizione sono rimasto un attimino a bocca aperta, perché non immaginavo un tipo di sistema così, e a livello teorico ho capito dove voleva arrivare David in questo progetto. A livello però di utilizzo nel feeling, con il piede soprattutto, risulta veramente leggero questo cambio di stadio di pressione. In realtà, andando proprio a vedere, analizzare un pochino più nel dettaglio le due calamite, credo che la parte di insonorizzazione, perché su una calamita ha inserito un inserto per non far fare il solito clack che fanno le calamite quando si uniscono, infici un pochino sulla forza di attrazione di quella calamita.
e renda veramente molto leggera la potenza attrattiva che queste due calamite hanno, motivo per cui poi effettivamente con il piede risulta molto leggera, anche nell'utilizzo delle partenze in cui magari si potrebbe fare molto più caso alla sensazione del doppio stacco. È veramente lieve, lo stacco non è molto definito. Naturalmente di questo, anche quando ho avuto l'opportunità di provarla al centro simulazioni, ho parlato con David, lui mi ha voluto spiegare che il funzionamento che lui ha voluto dare a questa frizione è quello di un utilizzo molto più spartano, nelle cambiate, come dice lui, pam, molto veloci, e in quel caso effettivamente non si fa caso al doppio stacco, lo stacchino, lo stacchetto, ma si spinge e si rilascia, e questo in realtà gli do ragione, perché non si sente, almeno nella maggior parte delle pedaliere anche che hanno il doppio stacco, anche se ci sono stato un paio di pedaliere che ho provato che hanno un sistema diverso per creare questo doppio stacco con l'utilizzo di cam, la sensazione rimane anche nelle spinte più veloci. Ma capisco che nella maggior parte dei casi, anche su pedaliere di altissima fascia, l'utilizzo molto veloce che si fa nel cambio marcia vanifica un pochino quella sensazione e soprattutto non ci si fa più caso mentre si guida. In questo caso però mi viene da sottolineare che anche nella fase di partenza, in cui potrebbe essere un pochino più utile o un pochino più bello volere questo tipo di sensazione, qua è, ragazzi, leggerissima. Questo naturalmente non inficia nella funzionalità, perché sempre per questa sua completa linearità si riesce veramente a dosare ogni millimetro disponibile di corsa per la frizione, quindi riuscite sicuramente anche nelle partenze a essere molto precisi nel movimento, perché questo genere di pistoni danno un tipo di fluidità più smooth, più liscio possibile, come ho detto in altri casi più setoso, e quindi comunque rende possibile un movimento molto preciso anche per quanto riguarda la frizione. Quindi a livello funzionale, ragazzi, non ci sono per niente problemi. A livello di feedback, da amante di frizioni, da amante di cambi ad H, mi sarebbe piaciuto un effetto doppio stacco un pochino più marcato. Naturalmente sopra queste calamite c'è una seconda molla che aiuta anche il ritorno e aiuta anche a distaccarsi queste due calamite dopo che è iniziata la forza di attrazione. Anche in questo caso, per quanto riguarda il pedale della frizione, è possibile aumentare o diminuire la forza necessaria per la pressione, sempre modificando il punto di aggancio della punta del pistone con il pedale. Anche in questo caso più lo terrete in alto e più dovrete mettere più forza nel premere questo pedale. Anche nel caso della frizione mi viene comunque da dire, e credo che all'interno ci sia sempre, come nell'acceleratore, una molla che aiuti il ritorno del pedale stesso. Ma come ho detto, a livello di feeling, proprio il sistema pneumatico dà veramente un effetto molto liscio. Arriviamo finalmente al pedale del freno, perché era il pedale su cui mi faceva più piacere mettere le mani. Uno, perché avevo sentito tanti amici che ce l'avevano e me ne parlavano in maniera entusiasta, e volevo anche io capire cosa c'era dietro questo progetto. Anche in questo caso ritroviamo una pedana leggermente più grande di quella della frizione, in questo caso di forma totalmente quadrata. Molto bello, ragazzi. Poterci poggiare il piede sia con il calzino sia con la scarpa è un piacere. C'è sempre una piena solidità, un pieno attrito della pianta del piede sul pedale. Il funzionamento rimane sempre con un sistema pneumatico, ma in questo caso, come vi ho detto all'inizio, l'utilizzo che viene fatto di questo pedale è leggermente diverso. Proprio in questo caso viene proprio utilizzata quella che mi viene da dire la natura di questi pistoni, che una volta tappati, in questo caso con il sensore di pressione nella parte finale, si va piano piano creando una camera all'interno di compressione di aria che dà un senso molto idraulico, molto pneumatico. In questo caso, in un caso comprimiamo dell'olio, in questo caso comprimiamo dell'aria, ma la sensazione sulla zona finale è veramente molto simile. Una cosa da cui ho sentito viene apprezzato questo genere di scelta è la totale assenza di elastomeri, perché in questo caso, utilizzando un sensore di pressione e una camera di compressione, c'è una totale assenza di elastomeri. Però in questo caso c'è comunque la presenza di una molla in questa prima parte che aiuta il ritorno del pedale. In questo caso mi viene da dire sapientemente utilizzata, perché il problema delle molle non è nella fase di corsa, ma è nella fase di chiusura totale, cioè quando vanno totalmente a compressione e sbattono, che è una sensazione bruttissima. In questo caso la molla utilizzata serve soltanto per far ritornare il perno in posizione neutrale e non va mai
in compressione. Nella configurazione base come vi viene mandata all'interno c'è una molla da 6 kg. Io in realtà non so come vengono calcolati questi chili, perché io la sento abbastanza morbida e vi dico la verità, subito ho montato e utilizzato la molla da 9 kg. Questo perché sono abituato probabilmente a pedaliere che utilizzano elastomeri e ho l'abitudine a volere una zona iniziale un pochino più dura. Prima però di entrare nel dettaglio di quello che è il feeling di questa pedaliera, vi dico che è possibile anche in questo caso decidere di aumentare un pochino la durezza della corsa del pedale alzando e ponendo la punta del pedale nel punto più alto dell'asola, che aiuta proprio le regolazioni di durezza di questo pedale. E naturalmente, nel caso non bastasse, come me, montate la molla da 9 kg. Altra regolazione molto importante che è possibile effettuare sul pedale del freno è quella della corsa. Si può accorciare un pochino e questo si fa andando a regolare il controdado dietro. Di base la pedaliera viene fornita con una distanza tra il controdado e la punta del pistone di 7 mm, ma avete un aggio di 3 mm per poter andare ad accorciare ulteriormente la corsa del freno. Questa è stata una delle prime modifiche che sono andato a fare perché per mio gusto personale amo i pedali un pochino con una corsa ridotta. Non la vieta a voi regolarvela come più vi piace. Un dato che poi a molti di voi interessa è capire ma quanta forza posso dare su questo freno. Beh ragazzi, il pedale è testato fino a 130 kg, ma naturalmente la reputo una forza spropositata da utilizzare su un pedale del genere. Vedrete poi nelle mie impostazioni, e sono uno che preme, qual è stata la regolazione che ho deciso di fare. Ragazzi, a livello costruttivo tutti e tre i pedali sono fatti veramente molto bene. La cura anche nei pistoni utilizzati, studiati da SRP. Le guarnizioni utilizzate per tenere in pressione questi pistoni sono garantite per 3,5 milioni di chilometri. Cioè significa che potrete fare questo movimento fino a raggiungere i 3,5 milioni di chilometri. Penso ragazzi saremo abbondantemente vecchi. Ma ripeto, avendo conosciuto anche David, capisco quanto è maniaco sotto ogni punto di vista e quanto è maniaco nell'andare a migliorare ogni volta tutti i piccoli punti di questa pedaliera, di questo progetto. Arriviamo adesso a capire come funziona la parte elettronica e come viene gestita dal software. Per quanto riguarda l'elettronica sui pedali, vi ho detto viene gestita con un sensore di pressione e ho pensato di creare video divisi per farvi capire in maniera specifica come vengono utilizzati i sensori di pressione e come il segnale si sviluppa su tutti e tre i diversi pedali, proprio perché è un sistema nuovo rispetto a tutti quelli che noi abbiamo conosciuto fino ad oggi. Pensavo potesse essere di approfondimento capire come il segnale si comporta, com'è la linearità, com'è la stabilità di questo segnale in virtù del tipo di sensore e del tipo di scelta fatta. Mi viene da pensare subito che per quanto riguarda acceleratore e frizione riesce a sfruttare in maniera molto lineare questi sensori. È una cosa che un pochino mi ha stupito perché, come vi ho detto, conosco questo genere di pistoni ad aria e credo sia stata in questo caso la cosa più complicata riuscirgli a dare questo effetto così lineare sul segnale, proprio perché la loro natura non è fatta secondo me per quel tipo di utilizzo lì. Ma un plauso a SRP per essere riuscita a sfruttarli anche per l'utilizzo di un acceleratore e di una frizione. E naturalmente i video parlano da soli per farvi vedere in funzione della pressione come si muove il segnale. E arriviamo poi al pedale più complicato ragazzi, al pedale che probabilmente più incuriosisce tutti voi, perché è quello in cui SRP ha deciso di slegarsi totalmente dal mondo degli elastomeri e creare un suo prodotto specifico, che in realtà nel mio cervello colloco a metà tra un freno a cella di carico e un freno totalmente idraulico, perché la sensazione, a mio avviso, si trova un pochino nel mezzo, probabilmente più propensa verso la sensazione idraulica, ma con delle peculiarità, ed è la parte in cui cercherò in maniera più attenta di riuscirvi a spiegare, perché ragazzi credo che sia il fulcro di questa recensione, credo che sia il fulcro di quello che tutti vogliono cercare di capire di come funziona questa pedaliera, cioè che tipo di sensazione ci dona sotto il piede. E vi riporto un'altra volta davanti anche il pistone per farvelo capire. Nella prima parte di corsa, in cui ancora non si è creata una reale camera d'aria qui all'interno in compressione, il lavoro
La forza che sentirete sotto al pedale sarà quasi totalmente data da queste molle. La descriverei come una forza molto leggera, anche utilizzando la molla da 9 kg. Quando dopo la prima parte di compressione si inizierà a creare la camera d'aria in compressione all'interno del pistone, si avrà il reale feeling che questo pedale può donare, cioè proprio quell'effetto spugnoso di freno idraulico molto piacevole. È la parte che più mi è piaciuta e più mi ha stupito. Immaginavo un pochino quel tipo di feeling, come ripeto, perché conosco questo genere di pistoni, ma è veramente molto idraulico, probabilmente anche in senso concettuale il fatto di entrare in compressione qui all'interno, perché questo sistema simula moltissimo la sensazione di qualcosa di non solido che va in compressione. Per mio gusto personale avrei preferito poter accorciare ancora di più di questi 3 mm questa fase iniziale in cui lavora solamente la molla. Per uso, come uso io normalmente il freno, uso una corsa molto più corta, invece questa prima parte è sempre un pochino più lunga. Naturalmente grazie ai video spero vi rendiate conto qual è tutto il movimento e a che punto inizia a esserci quel tipo di compressione lì. Sulla parte finale del pedale, ragazzi, è molto bello. È totalmente diverso da quello che è la sensazione che avrete con una qualsiasi pedaliera che funziona ad elastomeri, molto vicino a quello che è una pedaliera idraulica, ma ha un suo feeling personale. Ecco perché io la colloco in mezzo. Non è una classifica, ma è soltanto per farvi capire che ha un suo feeling, ha una sua natura di funzionamento totalmente personale, totalmente diversa da qualsiasi cosa fino ad oggi voi possiate aver provato. E spero soprattutto con i video che vi sto mandando di essere riuscito un pochino, perché ragazzi naturalmente le cose vanno provate per capirle fino in fondo, che cosa potreste aspettarvi da questo freno. Arriviamo poi alla parte elettronica che è il cuore di questa pedaliera ed è un punto su cui SRP secondo me ha veramente voluto puntare ed è un punto di forza che ho trovato in questo progetto. Naturalmente un'elettronica personalizzata totalmente. La cosa molto simpatica è che nella scatola, nell'involucro che contiene questa elettronica, ci sono vari LED che dal momento in cui la andrete a collegare faranno un check di quelle che sono tutte le sensoristiche che sono comprese all'interno di questa pedaliera e vi daranno lo stato generale dell'elettronica. Una cosa che ho riscontrato soltanto in questo genere di prodotto qua, ma proprio perché so che SRP cura moltissimo il volervi spiegare in ogni punto quali sono tutte le accortezze e il modo migliore per poter sfruttare il suo prodotto. E naturalmente la prima cosa che vi balzerà all'occhio sono anche le istruzioni, il manuale molto dettagliato in tutti i punti che vi aiuta nell'utilizzo, negli spostamenti, nelle calibrazioni di ogni aspetto di questa pedaliera. È un'elettronica a 12 bit. In questo caso, a differenza della maggior parte dei prodotti che ho testato fino ad oggi, in realtà non esce con un segnale RAW, ma esce con un segnale Direct Input già filtrato da 65.536 punti, che è il segnale Direct Input proprio che legge il nostro Windows. Un'altra peculiarità che ho riscontrato andando poi a fare delle analisi anche con altri software per capire come funzionava questo progetto è che non parte da 0 a 65.000 ma meno 32.500 eccetera a più 32.500. Credo che questo sia proprio derivante da come SRP ha deciso di far funzionare i suoi sensori di pressione soprattutto per l'acceleratore e per il freno. E questa è un po' l'idea che mi sono fatto. Ma ragazzi, questi credo che siano aspetti di produzione che non è che ci interessano poi alla fine un granché, perché fondamentalmente è il funzionamento totale e se è efficace nell'utilizzo che deve avere. Comunque è stata questo tipo di scelta a livello software che ha voluto fare SRP. Per quanto riguarda la connessione al PC, è affidata ad un cavo con un connettore di tipo USB-C. In più ha creato un software personalizzato per la calibrazione della pedaliera stessa. Ragazzi, molto ben fatto, ma anche in questo caso ho fatto un video per andarvelo a spiegare e raccontare in maniera un pochino più dettagliata. La prima cosa che dovrete fare una volta che vi troverete davanti al software è andare a cambiare la lingua e in questo caso avrete un'ampia scelta. Nel mio caso scelgo la lingua italiana. Secondo punto che vi consiglio subito di attivare è la parte del monitor, che è quella che vedete qui al centro tra la pedaliera e il mio bel faccione, che poi adesso vi andrò a spiegare a secondo delle funzionalità Pro o Custom che voi andrete a scegliere, verrà visualizzata
in un modo o in un altro. Questa applicazione è disponibile sia per chi gioca col monitor sia per chi gioca in realtà virtuale, ma naturalmente in quel caso dovrà attivare VR Monitor. Sia la modalità Pro che la modalità Custom vi permettono entrambe di andare a fare una calibrazione completa dei vostri pedali. Inizio subito con la versione Pro. Subito qui appare il tasto per calibrare, possiamo tranquillamente premerlo e vi guiderà passo passo durante tutta la calibrazione della vostra pedaliera. Premere l'acceleratore al massimo, tenerlo e premere successivo. Quindi io lo tengo premuto e clicco successivo. Adesso per quanto riguarda il freno si può agire in due modi, perché tanto poi potrete andare a gestirlo e a cucirvelo come vorrete. In questo caso dice di tenerlo premuto al massimo, ma in realtà non serve probabilmente, perché poi andremo a fare una regolazione ancora più di fino all'interno del software. Comunque io lo tengo premuto per quello che è il massimo per me e premo il tasto successivo. Idem per quanto riguarda la frizione, la tengo premuta e clicco successivo. A questo punto possiamo salvare e ci troviamo in questa schermata. Io premo il mio bel acceleratore, ho tutta la corsa, premo la mia bella frizione, ho tutta la corsa, premo il mio bel freno e ho, come vedete, tutta la forza. La parte del segnale che il gioco andrà a vedere è tutto lo spazio che va tra la freccetta verde e la freccetta rossa. Come vedete in questo caso io la freccetta rossa del freno ce l'ho un pochino più bassa, perché in questo punto sto sfruttando diciamo il 71% della forza, ma volendo poi, come vedete, voi potrete andare a premere e a cambiare con il valore che più desiderate. Idem per gli altri pedali. Io di solito per la frizione e per l'acceleratore mi do sempre un pelino di zona morta per essere sicuro che non ci sia mai in nessun momento il pericolo che non possano funzionare al 100%. E idem potrete fare anche con la zona morta iniziale. Nel caso avete il piede un po' pesante, magari appoggiate già il piede sul pedale e vorrete creare una sorta di zona morta nella parte iniziale. Nel mio caso, ragazzi, non mi serve, però è tranquillamente regolabile tramite questi valori qui e possiamo quindi poi applicare la regolazione. Andiamo a chiudere e questa è la modalità Pro. Nella modalità Pro, come vedete, nell'applicazione di SRP My Setup, la regolazione di forza massima del freno che noi abbiamo dato, nel mio caso 61, e abbiamo la possibilità di un piccolo monitor che ci dice come stiamo premendo i nostri pedali. Andando a vedere adesso nella parte custom, ci troviamo sempre in una schermata in cui possiamo sempre sì decidere la zona minima, la zona massima, ma in più in questa parte possiamo dare anche curve diverse a livello di segnale ai nostri pedali. In più, altra cosa molto carina, come vedete anche qui nell'applicazione è apparsa una nuova casella CAT. Adesso vi spiego. La cosa simpatica che si può fare per quanto riguarda il pedale del freno è sia regolare in tempo reale, anche mentre state all'interno del gioco, la forza massima del vostro freno. In questo caso sono attivati di default i pulsanti F1 e F2. Come vedete, io premendoli sulla tastiera si vanno a modificare i valori di forza massima. A seconda se vi siete stancati con il piede e volete magari dare meno forza per raggiungere il 100%, potrete in tempo reale andarvi ad aggiustare questo valore. Ma c'è un ulteriore valore che si può fare in questo caso, che soprattutto credo possa aiutare gli utenti di iRacing in cui la frenata in quel caso è molto più complicata, ed è la zona di aggiustamento. Consente di andare a modificare il valore massimo di pressione quando voi premete con la forza che prima avevate impostato per raggiungere il 100%. Vi consente di andare a premere in modo molto sereno con la vostra massima forza sul freno e magari non raggiungere mai il 100%. Ma per esempio io adesso abbasso all'80. Come vedete adesso sullo schermo ci sono due barrette di segnale accanto al pedale del freno. Quella tutta a destra è la barretta del segnale reale che in questo momento state dando al pedale. Quella di sinistra invece è quella che voi starete mandando al gioco. Quindi in questo caso, come vedete, io sto premendo al massimo per dare il 100% di segnale per la mia frenata, ma lui al gioco starà dando l'80%. Questo naturalmente in iRacing, che è un gioco in cui non si frena mai
al 100%, vi consente con molta naturalezza, con molta semplicità, di andare a creare una frenata sempre identica all'80, al 90, all'85%, a quello che volete. Diciamo, per gli amanti e per i visionari della sola prestazione, questo, ragazzi, è un sistema fantastico. A mio avviso snatura un po' il realismo che deve esserci in una simulazione, che ci deve essere nella bravura del pilota, ma ormai, ragazzi, come anche le auto stanno andando avanti tecnologicamente per sopperire a quelle che sono le carenze di un pilota, anche noi nel sim racing come SRP cerca tutte le volte di trovare dei sistemi per cercare di ottimizzare la prestazione di guida dei suoi piloti. Anche in questo caso, una volta che avrete scelto tutte le vostre regolazioni, applicate o salvate, in questo caso verranno salvate da un'altra parte le regolazioni che avrete fatto al profilo custom, e potete chiudere. Quando vi trovate nella schermata principale, a seconda di quale modalità avrete attiva in quel momento, come vedete si creerà un contorno verde per farvi capire quale modalità al momento è attiva. Naturalmente, come dico sempre, fate caso quando faccio la recensione di un prodotto al firmware e alla numerazione di driver che sto utilizzando. In questo caso la versione del firmware è la 6.1 per la versione GT. Naturalmente, se volete approfondimenti su queste parti, chiedetemelo nei commenti e cercherò di spiegarvi in maniera più approfondita come potrete utilizzare questo software. Ma torniamo a noi. Ragazzi, bentornati. Penso che sia arrivato il momento di farvela vedere in azione, perché poi alla fine al succo ogni volta, dopo tante chiacchiere e dopo aver sciorinato così tante informazioni, e bisogna capire com'è quando la si mette sotto i piedi. Arriviamo quindi alle conclusioni finali. Come vi ho detto, ho conosciuto David, ci ho parlato tanto perché volevo capire qual era l'obiettivo che voleva raggiungere, e naturalmente la nostra chiacchierata è servita tempo fa per cercare di focalizzarmi su qual era l'obiettivo che lui voleva raggiungere, e mi viene da dire oggi, avendola provata per tanto tempo, che il suo obiettivo è stato totalmente raggiunto. È un prodotto molto solido e molto efficace, e soprattutto su questa seconda parte mi voglio soffermare perché proprio grazie al software, alla creazione meticolosa del software che lui ha creato, rende veramente efficace a livello competitivo questa pedaliera, proprio per le regolazioni meticolose che offre, le possibilità di regolazione che offre, soprattutto per quanto riguarda il freno, riescono a renderlo molto efficace su tutti i giochi. Mi viene da dire, con piccole accortezze che ha messo nella parte custom delle regolazioni, anche molto specifiche per gli amanti di racing, che so che sono molti di quelli che mi seguono, la possibilità di poter regolare, di poter diminuire quello che è il valore massimo di uscita sul freno, ragazzi, è una chicchetta che credo sarà molto utile a tutti gli utilizzatori di racing, perché su racing, sappiamo tutti, è una delle frenate un pochino più complicate da poter gestire, perché non consente mai di poter premere il freno al 100%, ma bisogna sempre gestirsi tra l'80 e il 90%. E con questa regolazione software, chiamiamola forse anche, mi verrebbe da dire anche quasi un cheat, però vi consente di poter sfruttare questa pedaliera veramente al 100% su quel gioco. Ma naturalmente è possibile utilizzarla su qualsiasi gioco, ma su quella in cui la frenata prende una valenza molto importante, nel software ho trovato delle accortezze molto apprezzate da tutti gli utilizzatori di quel simulatore. Per quanto riguarda il feeling, la sensazione sull'acceleratore è quella che più mi è piaciuta, veramente, ragazzi, molto liscio. Poi le pedane
ottime, fantastiche, probabilmente le migliori realizzate che ho provato fino ad oggi. Tutte totalmente al CNC, lavorate perfettamente, smussate sotto il piede, bellissime, anche con le scarpette. La frizione probabilmente è il pedale che un pochino più mi ha deluso, perché mi aspettavo un feeling un pochino più robusto, invece ragazzi è molto leggero. Naturalmente, come ho detto, divido il feeling dall'efficacia, perché comunque risulta un pedale efficace, perché è possibile regolarsi in maniera millimetrica in tutti gli spostamenti, quindi anche nelle partenze riuscirete a farle in maniera spettacolare. L'unica cosa, ne andrà un pochino a deficitare il feeling, per chi ama sentire un pochino quel tipo di effetto lì. È simpatico a livello ingegneristico il sistema che ha voluto utilizzare, però l'efficacia poi nel feeling effettivo mi è venuto un pochino a mancare. Arriviamo al pedale del freno. È un qualcosa che non avevo mai utilizzato, è un qualcosa che non avevo mai provato, ma anche se nel genere di pressione era differente da tutto quello che ho provato fino ad oggi, sono riuscito a trovare subito un buon feeling, ed è una cosa che non mi capita molto spesso. Dopo un po' di prove sono andato subito a fare delle modifiche, che era la cosa che avevo più in testa mentre la stavo utilizzando, cioè quella di cambiare la molla ed accorciare un pochino la corsa. E il feeling, per mio gusto personale, è andato a migliorare di molto. Ancora ad oggi però un pochino non amo tantissimo quella prima fase molto morbida, per quanto invece adoro la fase finale. Veramente il feeling è molto piacevole, molto realistico, ma anche qui entriamo negli aspetti personali di ognuno di noi, su quello che ognuno di noi si aspetta da un freno, che molto spesso è derivante dalle esperienze precedenti, che significa che nella maggior parte dei casi siamo sempre tarati su quello che abbiamo provato fino all'altro giorno e siamo sempre molto restie alle novità. E dico questo perché ho notato anche con questo genere di feeling che più lo utilizzavo, più lo apprezzavo, perché piano piano mi andavo a scordare quelle che erano le mie vecchie sensazioni. Poi ragazzi, lo so, voi aspettate sempre il momento in cui si parla dei difetti. Io in questo progetto personalmente non ne ho riscontrati, è tutto realizzato con la massima cura, sia sotto il punto di vista meccanico, sia sotto il punto di vista software. La particolarità è il feeling, e lì entriamo in un mondo di gusti personali e sinceramente non sta a me deciderlo. Quindi promuovo sinceramente a pieni voti questo progetto. Naturalmente metterò tutti i link in descrizione per poterlo acquistare direttamente da SRP. Il costo della versione 3 pedali è 1.089 euro più spedizione, ma vi arriverà a casa completa di tutto, e quindi anche nei conti dovete metterci anche un bus plate fatto totalmente al CNC, veramente molto ben realizzato. Spero con le mie parole di essere riuscito a farvi capire cosa c'è nel cuore di questa pedaliera, cosa c'era nella mente di David che ha voluto realizzare questo fantastico prodotto. Spero di essere riuscito con le immagini, anche un pochino con le mie parole, a descrivervi in maniera esatta, o almeno nella maniera più vicina, quello che potrete provare una volta che ce l'avete tra le mani. Con questo ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino ad oggi. Per chi non l'avesse fatto, vi ricordo un bel like al video ragazzi, è il modo più bello, migliore per supportarmi. E per chi non l'avesse fatto, perché sono molti di voi che vedono i video non si sono iscritti, iscrivetevi al canale. Vi ricordo sempre anche MDS Simparts, la mia pagina Facebook, il primo posto dove pubblico tutte le mie nuove recensioni, tutte le cose insomma che riguardano il mio mondo, e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!